Nella lezione iniziale ai miei allievi faccio sempre vedere un esempio. Appoggio l'arco sulle corde dello strumento e con un dito ne reggo il peso solamente per impedire che cada a terra. Guardate cosa succede se lo prendo dalla sua estremità e lo tiro. Come vedete, l'arco, con il suo solo peso e senza fare praticamente niente, suona da solo, eppure con un bel suono nel piano. Non è fantastico? Questo è il punto di partenza sul quale andare ad aggiungere il peso naturale del braccio per avere un suono più grande. Nelle prime arcate esplorative sullo strumento vi accorgerete che le sensazioni saranno diverse suonando sulle diverse corde. Questo perché più andiamo verso il registro grave, più le corde sono grosse e il rapporto tra la lunghezza e il diametro della corda risulta svantaggioso. Le corde gravi sono generalmente più difficili da mettere in movimento perché necessitano di essere sollecitate con più peso. Dovremo quindi compensare aggiungendo progressivamente più peso naturale del braccio, mi raccomando senza irrigidire però il braccio. Per farvi capire meglio, guardate cosa succede se suono la prima corda con lo stesso peso che impiego per mettere in vibrazione la quarta corda. Questo è il suono sulla quarta corda. Come vedete, non funziona. Sulla prima corda bisogna stare più leggeri e scaricare meno peso del braccio. Per aumentare il suono, dicevamo appunto che bisogna applicare all'arco, attraverso la mano, il peso naturale del braccio e della mano destra e trasferirlo insieme a quello dell'archetto dentro alla corda dello strumento. Vi invito a considerare che un braccio lasciato completamente rilassato è decisamente pesante. Il suo peso è assolutamente sufficiente per far suonare forte lo strumento. La regola d'oro è che una volta che abbiamo deciso quanto peso del braccio rilasciare, non si trattiene nulla. Se trattengo, creo tensione e il suono che produrremo sarà brutto, con poca risonanza, povero di armonici. Lo ripeto ancora, tutto il peso che decidiamo di aggiungere va lasciato andare senza trattenerne nessuna parte. Adesso vi comunico una bella notizia. Lo strumento ci aiuta molto, perché sono le sue corde che sostengono il peso del nostro braccio e del nostro archetto. Il lavoro lo fa lui, noi dobbiamo appoggiarci sopra il peso. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci che tutto ciò che interviene per la produzione del suono fa parte di un sistema elastico. Elastiche sono le corde del contrabbasso, elastica è la bacchetta di legno dell'archetto che flette ed i suoi crini. Elastiche sono tutte le articolazioni del braccio e della mano e le dita. Elastica è la tavola armonica dello strumento che vibra. Questo è un gran vantaggio, perché entrare in un mezzo elastico ci permette facilmente di poter regolare il peso a seconda delle caratteristiche del suono che vogliamo ottenere e ci dà la possibilità di variarlo a nostro piacimento.